Ciao a tutti, in questo video vediamo quando e perché usiamo il polarizzatore. Cominciamo dal Sole. La sua luce diretta non è polarizzata in quanto il fascio di luce è composto da tante onde orientate in tutte le direzioni possibili. La luce polarizzata invece è una luce composta da onde che hanno soltanto una direzione. In fotografia siamo soggetti a due tipi di polarizzazione, quella per riflessione e quella per diffusione. La polarizzazione per riflessione può avvenire quando la luce colpisce una superficie metallica e viene riflessa l'onda con la polarizzazione dell'onda incidente. Invece, se la superficie è l'acqua, viene riflessa la parte dell'onda incidente polarizzata parallelamente alla superficie. La polarizzazione per diffusione invece avviene quando il fascio di luce attraversa i materiali torbidi dell'atmosfera e viene diffusa e filtrata una luce polarizzata. Quindi, tornando al nostro Sole e alle sue onde orientate ovunque, toccheremo una superficie, dalla quale passerà un'onda polarizzata orientata quindi in una unica direzione. Dopodiché ci saremo noi con il nostro filtro polarizzatore, che adesso vedremo. Il polarizzatore, in poche parole, è formato da molecole allungate in un'unica direzione, così da permettere il passaggio alle onde orientate soltanto in quella direzione. Girando il polarizzatore, quindi noi andremo a decidere quanta di questa luce passerà. Quindi, quando stiamo fotografando un paesaggio, non sempre l'uso del polarizzatore è consigliato, perché le varie zone del cielo non sono polarizzate tutte alla stessa maniera. Scattando con il sole frontale o alle spalle, l'uso del polarizzatore non è consigliato, perché quella parte del cielo è minimamente polarizzata. Invece un cielo altamente polarizzato lo vediamo con il sole laterale, formando tra noi e il sole un angolo di 90 gradi. Vediamo un piccolo trucco per individuare queste zone e per capire quando serve il filtro. Se indichiamo il sole con l'indice e apriamo il pollice a 90 gradi, ruotando il pollice sull'asse possiamo individuare questa fascia del cielo polarizzata. Vediamo un piccolo esempio di questo metodo. Avendo il sole qua, noi posizionati qui con la nostra macchinetta, questo sarà l'angolo di 90 gradi e la fascia altamente polarizzata del cielo sarà questa qua. Possiamo quindi vedere che se abbiamo il sole frontale, la fascia altamente polarizzata è questa qui. Stessa cosa con il sole alle spalle. Possiamo vedere una luce polarizzata anche dai nostri monitor. Infatti, se mettiamo un filtro e ruotiamo quest'ultimo, vediamo quando la luce passerà e quando verrà tagliata. Ecco un piccolo video.
Per questo motivo i piloti di aerei non possono mettere lenti polarizzate perché sennò non vedrebbero le scritte sui monitor. Quindi brevemente e in maniera molto semplice, questo è quello che succede con la luce del sole, la luce polarizzata e con il nostro polarizzatore applicato. Spero di avervi fatto capire meglio l'uso del polarizzatore e per questo video è tutto, iscrivetevi, bella!